Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in acquario. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. Tutto questo periodo, ovviamente poi con il culmine della luna piena in acquario del 29 luglio, possiamo aspettarci a favore maggiore ispirazione creativa, una forte energia di indipendenza emotiva, voglia di cambiamento, ci possiamo aprire alla fantasia, all'innovazione, alle idee originali, momento adatto proprio per pianificare dei progetti a lungo termine, di avere immaginazione, pensiero libero, tante cose che ci possono essere utili per noi, però soprattutto per collaborazioni e conoscenze, nuove conoscenze anche con persone diverse dal solito. Di contro dobbiamo fare attenzione perché potrebbe esserci un po' di freddezza emotiva, distacco, isolamento, dei blocchi o della razionalità o della spontaneità, rigidità mentale, tensione, soprattutto per una routine, una solita routine che può diventare un po' pesante. E adesso vediamo il vostro primo oracolo. Ci parla un po' del momento presente oppure magari può parlarci di un'evoluzione o di che cosa aspettarci. In questo caso, essendoci la superluna che è una carta di rassicurazione, vuol dire che il nostro impegno verrà ricompensato. Forse proprio quello che stiamo facendo ha bisogno di un'ulteriore energia di fiducia, di apertura, di speranza, eccetera. Allora, già partire con una carta che ci sta dicendo che siamo sulla strada giusta, che il successo, l'ottenimento, la soddisfazione arriva, che ci possono essere già dei progressi e dei miglioramenti in tutti gli ambiti della vita, soprattutto nelle situazioni più complesse e difficili, ci può essere anche quell'impennata di energia che ci può aiutare nelle varie circostanze. Quindi abbiamo un buon punto di partenza, vi ricordo, intorno al 15 luglio. E adesso procediamo al nostro percorso dove troviamo volo notturno, probabilmente e anche diciamo contemporaneamente comunque dobbiamo fare attenzione ad alcune circostanze perché sì è vero c'è una forte energia però questa può portare anche una forte instabilità e quindi cosa c'è che destabilizza? Può essere una persona, può essere un qualcosa che state vivendo. Quindi, in fin dei conti, vi sta dicendo di fidarvi e non fidarvi allo stesso tempo, cercare di capire e di stare in guardia per qualcuno o per qualcosa, anche delle nuove situazioni, quindi non solo di alcune cose che state vivendo. Magari meglio non credere a tutte quelle cose che sono esageratamente belle, clamorose, ma di valutare, insomma, vedere, soprattutto di ascoltare il vostro intuito, che si può trattare di promesse clamorose, si può trattare di un'opportunità, c'è qualcosa che non è proprio come sembra in apparenza, ecco perché meglio appunto volare un po' bassino o un po' cercando di guardare meglio attentamente alcune cose e magari fare chiarezza. L'epre della luna è una carta di rinnovamento e di rinascita. Ci parla di creatività, di fertilità, di nuove idee, anche progetti, ci possono essere dei cambi di programma che in realtà magari possono avere anche sviluppi positivi e abbiamo l'opportunità di prepararci a seguire
qualcosa che ci arricchisce, qualcosa che ci fa stare bene. Quindi è una carta di creatività in senso lato, che può portare delle buone occasioni anche abbastanza vantaggiose e anche di rigenerazione, quindi di miglioramento. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Andiamo avanti a vedere questo vostro periodo che, come vedete, è molto fertile, molto attivo, molto positivo. L'unica cosa che bisogna fare attenzione a dei dubbi e delle incertezze e a delle persone o situazioni che magari vi destabilizzano. Il testimone ci parla dell'ascolto, ma soprattutto ascolto verso se stessi, cioè le proprie idee, i propri desideri, di essere e vivere nel momento presente, di compiere gesti quotidiani che siano consapevoli, cogliere ispirazione, ricevere messaggi intuitivi, di trovare forza nell'azione, seguire l'impulso di cambiare, di fare un buon lavoro in questo senso, quindi anche di smascherare le convinzioni, le incertezze, di fermarsi quando è necessario, di lasciare andare, lasciare accadere. Quindi è un po' quell'atteggiamento appunto del testimone che osserva e che guarda le cose intorno a sé e in base ai vari accadimenti, alle varie situazioni, circostanze, cerca comunque di adattarsi o di agire e intervenire al momento giusto. A sottolineare questo abbiamo anche la carta della luna, e che indica il seguire un po' il flusso degli eventi e delle energie lunari, e questa lettura è anche perfetta scusate, proprio per capire il ritmo non solo nostro, ma che sia in connessione con tutto quello che circonda, di osservare quindi senza giudizio, di proteggersi. Ovviamente abbiamo visto che ci sono alcune cose che devono essere attenzionate, di soprattutto riuscire a capire quando è il caso di muoverci, di essere attivi, di essere produttivi, e invece quando è il caso di fermarci, di aspettare, di respirare e di riposarci. Quindi il ritmo sarà importantissimo per voi in questo periodo. E poi troviamo la montagna sacra. Infine questo messaggio porta diciamo con sé, secondo me, proprio il fatto, che abbiamo visto già nel corso della lettura, di concentrarsi a creare uno spazio interiore, prima di tutto di ascoltarlo, perché vuol dire che già dentro di noi abbiamo la nostra guida e le nostre risposte. Forse per alcuni bisogna incentivare questo cammino interiore per comprendersi meglio, per altri magari di riconoscersi in ciò che si fa, in ciò che si ama, e quindi si parla di un altro tipo di spazio e di viaggio. Dobbiamo sapere assolutamente che la nostra visione interiore è quella che andrà a modellare la realtà, e quindi abbiamo proprio bisogno di, come abbiamo detto, di muoverci passo passo, di conseguenza, di adattamento, eccetera, per cercare proprio la modalità giusta, ed è così che possiamo riuscire ad ottenere grandissimi risultati e anche a risolvere, a sostenere le cose più complesse e difficili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!